Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. I nomi delle città straniere. In italiano alcune città vengono chiamate con il proprio nome, come New York, San Francisco, Madrid, mentre altre vengono tradotte in italiano. Londra, Parigi, Nuova Delhi. Quindi viene spontaneo porsi una domanda. Esiste una regola per sapere quali nomi vengono tradotti e quali invece restano invariati? Purtroppo la risposta è no. Diciamo che non c'è una vera e propria regola, ma ci si basa piuttosto su consuetudini dovute a motivi storici o pratici. Facciamo chiarezza. Prima di tutto bisogna dire che l'italiano, così come tutte le lingue romanze, ha chiaramente subito l'influenza del latino. Di conseguenza ha ereditato gran parte proprio dell'etimologia latina, anche per i nomi delle città, che quindi nella forma finale italiana sono rimasti pressoché invariati. Ad esempio, la forma Lutetia Parisiorum, come veniva anticamente chiamata Parigi nel libro De Bello Gallico di Giulio Cesare, si è successivamente trasformata in Parigi. Quindi Parisiorum Parigi. Vedete, l'influenza è notevole, nonostante poi alcune modifiche a livello fonetico, quindi di suono, dovute alle varie esigenze che poi l'italiano ha dovuto affrontare rispetto al latino. E la stessa cosa vale anche per esempio per Barcellona, che deriva dal latino Barcinonem. Anche Londra, per esempio, era già conosciuta ai latini come Londinium, anche se in questo caso poi l'adattamento italiano si è un po' allontanato dalla forma latina originale, probabilmente per come è stato con il tempo trasmesso oralmente dalle persone che lo hanno leggermente modificato, ma ancora si può notare l'influenza. Ma ovviamente il latino non è l'unico responsabile per l'italianizzazione dei nomi di alcune città straniere, quindi come vi anticipavo ci sono anche degli altri motivi. Per esempio, cosa è successo poi nella storia più recente? Dunque, in linea di massima è successo che i nomi di tutte le città e i paesi che entravano in contatto, in relazione con l'Italia nel corso della storia, sono stati adattati secondo le regole fonomorfologiche italiane, quindi sono stati italianizzati. Questo perché chiaramente nel passato non c'era l'idea di apertura alle lingue straniere che si ha oggi. Pochi le parlavano e quindi quando si doveva menzionare una città straniera la si traduceva o la si adattava in italiano, così che appunto il nome fosse più comprensibile e anche pronunciabile dai madrelingua. E questa pratica è rimasta in vigore quasi fino ai giorni nostri, cioè fino al Novecento, e in particolare si è rafforzata durante il fascismo, con la sua forte impronta nazionalista. Nello specifico, a partire dal luglio 1923, Mussolini aveva modificato la maggior parte dei nomi dei luoghi del nord Italia, rendendoli più italiani, proprio per eliminare completamente le parole straniere. E vi ricordo che questo non è successo solo per i nomi delle città o dei luoghi, ma è successo in quel periodo anche per i nomi di altre cose. Per esempio, aveva allontanato quasi del tutto nomi come film, sostituendolo con pellicola, oppure sandwich, che divenne tramezzino, piccola parentesi. Dunque, ricapitolando, chiaramente sono stati italianizzati i nomi di quelle città che era necessario menzionare in Italia
semplicemente perché avevano qualche relazione con l'Italia. Per le altre non era necessario fare nulla perché non le si nominava mai. Ecco perché ci troviamo di fronte a situazioni come, per esempio, in Germania abbiamo Colonia, ma Dortmund. In Francia abbiamo Nizza, ma Cannes. In Scozia abbiamo Edimburgo, ma Glasgow. Tra queste coppie, insomma, potete facilmente intuire, stando a quanto vi ho appena detto, quale delle due città in ogni paese infatti aveva una qualche relazione con l'Italia e quale invece no. Voi da quale città venite? Fatemelo sapere nei commenti, vediamo se la vostra città ha un nome italianizzato e quindi se aveva una relazione con l'Italia oppure no. Ma proseguiamo. In altri casi si ricorre alla traduzione o italianizzazione dei nomi delle città straniere a causa della mancanza nell'alfabeto italiano di alcuni caratteri originari del nome straniero. È questo il caso del nome di Copenaghen, adattamento dell'originale danese. È chiaro che qui la ragione per cui il nome è stato italianizzato è l'assenza di alcuni caratteri danesi nell'alfabeto italiano. Quindi si è cercato comunque di mantenersi piuttosto fedeli all'originale, ma ci si è dovuti adattare alle esigenze italiane. Invece, i toponimi, cioè i nomi dei luoghi anglo-americani, restano per lo più invariati, quindi rimangono nella lingua originale. Perché? Secondo me lo potete facilmente intuire. Però devo dirvi, ci sono varie ragioni per questo. Sicuramente perché molte di queste città che hanno appunto un nome anglo-americano sono state fondate in epoca piuttosto recente. Ma poi un'altra ragione per cui la maggior parte dei nomi anglo-americani delle città straniere resta invariato è sicuramente la grande diffusione ormai dell'inglese in Italia. Ecco perché quindi città come Sydney, Washington, Chicago, Cambridge rimangono così come sono. E New York? Molti degli stranieri la chiamano, quando parlano in italiano, Nuova York. Ma in generale gli italiani utilizzano il nome originale, New York. La forma Nuova York ha avuto una discreta diffusione in Italia nello scorso secolo, ma ormai è quasi completamente in disuso, non la si usa quasi più. Poi tra i toponimi, appunto i nomi dei luoghi americani, c'è una forma interessante che riguarda Filadelfia, la città di Filadelfia, di cui troviamo la versione italianizzata nello spelling Philadelphia, con le F invece dei PH. Questa forma con le F infatti continua a essere piuttosto diffusa, anche se rimane sempre più diffusa quella con il PH grazie alla presenza di questo nome in moltissimi film, prodotti commerciali, canzoni. Quindi quando vi trovate a menzionare una città dal nome anglo-americano in italiano, potete stare tranquilli, utilizzate il nome originale invariato. Poi molti toponimi dell'Europa settentrionale nella loro versione italianizzata terminano in Burgo, San Pietroburgo, Edimburgo, Friburgo, Brandeburgo. Perché? Perché infatti è la versione italianizzata di un suffisso che esiste in molte lingue europee e che infatti deriva dal latino. E quindi ogni lingua adatta appunto la desinenza in base a sé.
Quindi in italiano avremo burgo, laddove per esempio in tedesco abbiamo Burg, in francese bourg e in inglese borough. Quindi appunto quando in italiano dobbiamo menzionare città che nella lingua originale hanno uno di questi suffissi, in italiano burg. Conoscevate tutte queste cose? Spero che abbiate comunque potuto imparare qualcosa in più e spero che facciate quindi d'ora in poi meno fatica con i nomi delle città straniere in italiano. Però non vi preoccupate troppo perché in realtà spesso gli italiani possono capire anche se utilizzate il nome originale della città. Detto questo, se siete appassionati di geografia e volete saperne di più proprio sulla geografia italiana, regioni, capoluoghi e quant'altro, non dimenticate di dare un'occhiata al video dedicato proprio a questo argomento che trovate come sempre qui in alto nella card e giù nella descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, sapete dove andare, visitate il nostro sito learnamo.com e se ancora non lo avete fatto seguite Learnamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. Il video vi è piaciuto? Se è così, fatecelo sapere con un mi piace e non dimenticate anche di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Con questo è tutto, io vi aspetto prestissimo in un nuovo video. Ciao ciao!